Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi un'altra borsa dalla doppia lavorazione. Infatti ho utilizzato sia il cordino in Da Big che il cordino Teddy, che come potete vedere alle mie spalle ce ne sono veramente tantissime tonalità. Prima di andare a vedere esattamente tutto quello che ci occorre per il progetto di oggi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Per il progetto di oggi troverete un kit completo su borgodepazzi.com che potrete acquistare col mio codice sconto del 10% e come al solito, se non vi piace la tonalità che propongo io, ce ne sono tantissime altre da poter scegliere. Il kit è composto da una rocca di Da Big da 6 mm, una rocca del Teddy sempre da 500 grammi, un manico realizzato con questo bellissimo filato Teddy e una calamita per cucire. L'uncinetto che utilizzerò sarà il numero 7 per l'Inda Big e il numero 5 per il Teddy, quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo la lavorazione realizzando 35 catenelle che io ho già eseguito. Adesso noi dovremmo fare dei giri di maglia alta. Quindi io intanto vi faccio vedere che anziché lavorare da questa parte io giro le catenelle e sul dorso abbiamo le costine sul quale andremo a lavorare. Quindi io che cosa faccio? Prendo il filo, mi giro in questo modo e vado a puntare sulla quarta perché in questa maniera vado a creare anche, saltando questa, la prima maglia alta. Quindi io prendo il filo, vado sulla quarta catenella e realizzo la maglia alta. E la prima l'abbiamo formata appunto saltando le prime catenelle e proseguo sempre sulla costa che si trova sul retro delle catenelle e vado così formando in totale 32 maglie alte. Vedete, così viene anche più rifinito per quando poi dovremo andare a cucire la nostra borsa. Quindi continuando in questa maniera completo e arrivo fino a fine riga. Terminata la prima riga mi ritrovo con 32 maglie alte. Adesso cosa faccio? 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro successivo, volto il lavoro e da adesso in poi per tutti i giri successivi dovremmo lavorare in costa. Quindi prendo il filo, questa già realizzata, vado in quella successiva, vedete, vado a prendere non tutto il punto ma la costa esterna e realizzo la mia maglia alta, vedete? E proseguo sempre in costa per tutti i giri che saranno in totale 14. Vedete? Perché poi questa costina ci servirà per andare a lavorare il Teddy. Quindi questo sarà il lavoro che dovremo andare a realizzare creando 14 righe di andate e ritorno. Arriviamo un'altra volta a questo punto e vi faccio rivedere come fare le 3 catenelle e voltare il lavoro. Finito anche il secondo giro faccio sempre 3 catenelle che sarà la prima maglia alta del giro successivo, volto il lavoro e vado nella seconda sempre in costa, quindi mi raccomando, e ritorno indietro un'altra volta e il totale deve essere sempre di 32 maglie, quindi mi raccomando, eventualmente contiamole, altrimenti il pannello non viene dritto. Quindi completiamo queste righe, sono in totale 14, andate e ritorno, mi raccomando, tutte in costa. Completato quindi il corpo borsa, ho realizzato in totale 14 giri di punto alto in costa andata e ritorno e misura 32 x 30. Adesso dobbiamo pensare alle cuciture, quindi che cosa faccio io? Devo andare a cucire il mio pannello e una volta che creo le cuciture poi rivolterò la borsa al contrario, ma vi farò vedere.
Quindi questo sarà il nostro interno. Io ho preso del filato, ago tirafettuccia, e praticamente vedete in questo modo, anzi mettiamo un marcapunti così andiamo a bloccare questa parte, così non si muove, in questo modo. E adesso, quindi intanto mi aggancio, poi questo filo lo facciamo sparire. Adesso come cuciture, così verrà anche più carina nel momento in cui lo andiamo a rivoltare, io prendo, vedete, questo è un punto e questo è l'altro punto. Io cosa faccio? Prendo l'asola esterna del primo punto, l'asola esterna dell'altro e tiro per bene. Poi quello seguente, asola esterna e passo il mio filato e stringo per bene. E procedo asola esterna con asola esterna e si tira. Mi raccomando, stringete per bene. E faccio la stessa cosa fino alla fine. Continuo. Vedete? E lo faccio fino a questo punto. Poi farò la stessa cosa da questa parte, quindi prenderò asola esterna e asola esterna, quindi completo anche questa cucitura e ci vedremo per il passaggio successivo. Cuciture ultimate, adesso rivoltiamo la nostra borsa al contrario. Ecco qua. Adesso dobbiamo stringere un po' la borsa, quindi io adesso farò una serie di giri. Intanto riprendo il mio filato e l'uncinetto numero 7, mi aggancio qui al centro. Adesso vado a creare un punto basso in ogni riga sottostante, perché normalmente, essendo dei punti alti, dovremmo farne 2, ma invece, siccome dobbiamo stringere un po' la borsa, vedete, in ogni maglia sottostante, cioè la maglia alta, andiamo a creare un punto basso. Quindi io mi sono agganciata qui nel laterale e procedo. Punti bassi, e adesso vi faccio vedere che appunto la borsa inizierà a stringere. E questo sarà il nostro primo giro di punto basso. Vedete già che comincia a stringersi, quindi facciamo tutto questo giro e ci rivediamo per vedere come realizzare il secondo. Il nostro primo giro è completato, come vedete sta assumendo la forma desiderata. Adesso questo secondo giro, quindi aspettate, faccio l'ultimo punto basso, chiudo con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa effettuata. Adesso questo giro, l'unico, dovrà essere creato a punto basso in costa, anche perché oltre a dargli una decorazione, la costina che lasciamo poi dobbiamo andarci a lavorare col teddy. Quindi fatto questo noi facciamo questo giro di punto basso in costa, non dobbiamo più fare aumenti o diminuzioni, ma semplicemente lavorare i punti che ci ritroviamo sotto in questa maniera. Vedete? Quindi adesso cosa facciamo? Dopo questo giro ne facciamo altri 2 non più in costa ma normali e poi un giro di punto bassissimo, ma ve li faccio vedere. Quindi completo questo, faccio gli altri 2 e ci rivediamo per completare con l'ultimo giro di punto bassissimo. Allora, dopo il giro di punto basso per stringere la borsa, ho fatto un giro di punto basso in costa ed altri 2 normali. Adesso non ci resta che concludere con un giro di contorno a punto bassissimo. Quindi io mi ritrovo qui, ho chiuso con maglia bassissima
e continuo sempre a maglia bassissima, in maniera tale che stringerà un altro po' e avremo anche una bella rifinitura. E questo è l'ultimo passaggio prima di andare a creare le decorazioni con il cordino Teddy. Ora vi faccio vedere. Vedete? Quindi facciamo questo ultimo giro, dopodiché ci rivediamo per iniziare a decorare questa parte. Completato quindi tutto il corpo borsa, adesso ci dobbiamo occupare di andare a decorarla con il cordino Teddy. Allora, come primo passaggio andiamo a decorare qui le costine che abbiamo lasciato quando abbiamo creato il giro di punto basso in costa e poi andiamo a rifinire queste costine qui e sono 6 perché noi andiamo a lavorare su queste. Quindi io parto da qui in maniera tale che anziché poi tagliare il filo direttamente procedo e scendo, ma ve lo farò vedere. Quindi prendo il filato Teddy, l'uncinetto un po' più piccolo, nel mio caso il 5, mi aggancio qui su una costa, faccio il mio primo punto basso e sempre sulla stessa costina un altro, perché in ognuna andrò a creare 2 punti bassi, così rendiamo la lavorazione più ricca. Ecco qua, prima, seconda, vado avanti, prima, seconda e così via. Quindi praticamente vado a fare tutta questa decorazione in questo modo. Vedete? Quindi io adesso faccio tutto il giro, ci rivediamo a questo punto che vi faccio vedere come cominciare da questa parte. Primo giro di rifinitura completato, guardate che bel tocco gli diamo. Adesso qui, anziché tagliare il filo, in questo caso riesco a lavorare e arrivo fino a qua. Io a questo punto taglierò il filo e poi mi vado a riagganciare nel giro successivo, altrimenti con dei punti bassissimi potete anche, volendo, spostarvi e andare a creare l'altro giro. Questo, diciamo, poi ognuno andrà a realizzarlo come meglio crede. Quindi io cosa faccio? Ho finito, mi giro, vi ricordo che dobbiamo lavorare su queste costine, aspettate che ve le faccio rivedere bene. Arrivato qua io adesso cosa faccio? Tutto questo giro fino da questa parte, poi faccio questa, 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 questa e questa, in totale sono 6. Quindi io mi vado ad agganciare sulla prima costina e come ho fatto prima, sempre 2 punti bassi in ogni punto, così viene bella ricca e vaporosa. Guardate quanto è bello, anche perché la resa di questo Teddy è davvero fantastico. Ora faccio un altro punto e vi faccio vedere come verrà il finale. Quindi vedete? Quindi adesso noi andiamo a fare tutte queste 6 righe, poi dobbiamo cucire la calamita che è semplicissima perché va cucita come i bottoni, vedete, ci sono questi 4 fori, si prende il centro e si mette all'interno una di fronte all'altra e poi come ultimo passaggio, una volta che la borsa è completata, andiamo a inserire il nostro manico. Quindi completiamo il tutto e ci rivediamo a borsa finita. Progetto completato, guardate quanto è carina, ve la mostro indossata. Secondo me è davvero un altro progetto molto particolare. Io l'unica cosa che non vi ho detto durante la spiegazione, ho deciso alla fine di andare a rifinire anche le costine che abbiamo lasciato durante la cucitura. Così mi sembra, secondo me, più completa. Io l'ho realizzata anche in Total Black, guardate, sempre con Inda Big nero e Teddy sempre colore nero, che secondo me, diciamo, ha anche una sua particolarità e bellezza. Dietro le mie spalle, guardate, ci sono tantissime tonalità del Teddy perché questo kit che trovate su borgodepazzi.com
che potete acquistare col mio codice sconto del 10%, potete scegliere quindi tra tutte queste bellissime varietà, che non sono neanche tutte, perché ce ne sono ancora, quindi veramente vi potete sbizzarrire. Le misure ottenute sono circa 28 di larghezza, 18 in altezza e 8 cm di profondità. Io ho utilizzato 450 grammi di Inda Big e circa 150 del cordino Teddy. Se avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio. Non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.